Vi state avvicinando al jazz, ma nonostante tutti gli sforzi che fate per studiare scale, arpeggi e pallosissimi concetti di teoria, tutto quello che suonate non suona minimamente jazz? Avete mai pensato che forse avete sbagliato proprio il punto di partenza e che proprio come si fa nello studio delle lingue straniere dovreste partire dalla pronuncia e dall'imitazione dei suoni? Nel video di oggi vi farò vedere 6 piccoli accorgimenti tecnici che vi aiuteranno proprio in questa direzione e vi dimostrerò come, usando soltanto una pentatonica, potremo ottenere un suono molto più jazz. Ci vediamo dopo la sigla. Nel frattempo lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale. Tanto, se questo video vi farà effetto Guttalax per la noia, farete sempre in tempo a togliere l'iscrizione. Ciao a tutti da Leonardo Vitacolonna, il vostro chitarra terapeuta di fiducia. Inizio subito dicendo che il jazz è a tutti gli effetti una lingua e come tutte le lingue, se non si vuole parlare in modo maccheronico, bisogna assolutamente imitarne i suoni e migliorare la pronuncia. E questo si fa studiando sui dischi, poi soltanto dopo o al massimo parallelamente studiando teoria, armonia e studiando tecnica. Comunque sarò onesto, mettiamo da parte la ruffianeria e diciamocelo chiaramente. Per imparare a suonare jazz bisogna farsi un mazzo così. E nessun video su YouTube con le sue mosse e trucchi può fare miracoli. Però è importante capire questo concetto della pronuncia. D'altra parte nel rock accade esattamente la stessa cosa, soltanto a noi appare più semplice e scontato, semplicemente perché ci siamo cresciuti insieme con tutta la chitarra. Se non suoni in questo modo, hai voglia te a studiare i corsi di teoria rock. Ma infatti questo è proprio lo stesso problema che hanno i jazzisti e i musicisti classici quando provano a suonare il rock. Cioè tutto invertito, no? E quindi allora perché non dovrebbe valere lo stesso discorso anche nel jazz? Quindi l'obiettivo di oggi è cercare di tirare fuori la pronuncia e il suono jazz soltanto da una pentatonica. Seguite comunque il video fino alla fine, perché nel finale suonerò su Autumn Leaves, il pezzo che userò oggi per questo video, utilizzando non soltanto una pentatonica, ma tutte le armi che ho a disposizione. Bene, basta chiacchiere adesso. Innanzitutto iniziamo con il suono. L'ideale sarebbe avere una hollow body, una semiacustica. Io al momento non ce l'ho, cioè ce l'avevo, l'ho venduta, che ho venduta. Comunque nella scelta tra la Stratocaster e una Telecaster ho scelto decisamente la Telecaster perché ha un suono molto più gentile e meno, diciamo, nasale medioso, che è il bello della Stratocaster. Iniziamo subito mettendo il pick-up al manico e apriamo tutti i toni. Poi tagliate un po' di alti dall'amplificatore, diciamo all'incirca un 30%. Se il suono vi risulta troppo gonfio, andate a togliere anche un pochino di bassi. Dopodiché provate a suonare. Se vi risulta ancora squillante il suono, in questo caso andiamo a togliere un po' di alti dalla chitarra. Mi raccomando, non aggiungete mai bassi. Non bisogna confondere infatti il taglio delle frequenze alte con l'aggiunta delle frequenze basse. Beh, è un po' come se cucinate la pasta, ci mettete troppo sale, non è che ci aggiungete più zucchero. Il plettro. Allora, usate un plettro un pochino più cicciotto e di un materiale, diciamo, un pochino più morbido, cioè non deve essere un plettro che faccia sentire troppo la plasticaccia maledetta. Poi, mi raccomando, non state così, ma stringete un po' l'indice in questo modo. Questo porterà il plettro ad inclinarsi un pochettino diagonalmente sulle corde, dando alla vostra pennata un suono più gonfio. Attenzione però a non girare troppo il plettro, altrimenti vi perdete l'attacco. Ok, questi due punti riguardavano il suono, ma adesso veniamo all'aspetto tecnico. Guardiamo il terzo punto. Abbandonate i vibrati. Questo richiamerà troppo il rock e vi porterà in quella direzione. E dopo aver abbandonato i vibrati, per gli stessi motivi abbandoniamo anche il bending. Certo, c'è da dire che senza bending e vibrati è veramente difficile chiudere decentemente una nota. Se a questo aggiungiamo il fatto che la chitarra pulita non ha la liricità di un sassofono o di una chitarra distorta, perché il clean sviene subito, non ci rimane che evitare di addormentarvi sulle note lunghe. Ma questo vale anche nel rock però, E quindi come cavolo gestiamo le nostre improvvisazioni? Semplice, focalizzatevi su un fraseggio più ritmico piuttosto che lirico.
adesso arriva il suggerimento di pronuncia più importante di tutti, cioè fate gli slide soltanto di un semitono e mai di un tono. Adesso vi faccio sentire come potrebbe suonare un'improvvisazione su The Autumn Leaves, lo standard più famoso di tutti i tempi, cioè lo Smoke on the Water del jazz, usando forzatamente soltanto una pentatonica, ma prendendo tutti gli accorgimenti che vi ho fatto vedere fino adesso. Certamente è ovvio che in questo caso tutto era semplificato dal fatto che il brano era tutto in un'unica tonalità, cioè girava, o meglio, intorno al Si bemolle maggiore e al Sol minore. Non ho utilizzato apposta altre note al di fuori della pentatonica, anche se mi prudevano le mani ogni tanto, proprio per dimostrarvi che se si cura bene la pronuncia e si imitano i suoni, ci si avvicina molto alla direzione del jazz. Insomma, a mio modestissimo parere, dovreste cercare di ottenere da subito questo risultato, mentre parallelamente studiate armonia, teoria, tecnica e soprattutto, ragazzi, buttate giù gli assoli dei dischi. Questo aspetto è fondamentale perché, oltre a farvi aumentare la vostra pronuncia jazz, vi aiuterà anche ad aumentare il vostro vocabolario, cioè il lessico. Il lessico insieme alla pronuncia è la cosa più importante nell'improvvisazione, sia jazz che blues che rock. Comunque non me ne occuperò in questo video perché servirebbe veramente tanto tempo, ma ho deciso di farvi un regalo. Dopo i saluti ci sarà la versione integrale dell'improvvisazione che ho messo in apertura al video, la trascriverò tutta e potete scaricare le tabs dal link in descrizione. Ok, basta. Prima di ammorbarvi con il mio pseudo jazzetto da hobbista, vi invito a scrivere nei commenti se vi è piaciuto questo video e soprattutto se vi è tornato utile. Spero di aver contribuito, anche se in minima parte, a dipanare un pochettino la nebbia. Bene ragazzi, grazie per essere stati con me fino alla fine. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo ed iscrivetevi al canale e creiamo insieme una bellissima comunità. Ah, sta cazzo di campanella, attivatela va, se no non vi arrivano le notifiche, già ce ne avete poche. Ciao!